In questo momento sto andando all'aeroporto di Mombasa perché parto per la Thailandia, dove mi fermerò circa un mese. Farò uno scalo di più di 8 ore ad Addis Abeba e poi un volo di quasi 9 ore da Addis Abeba a Bangkok. Penso che arriverò veramente stanco. Quello che vedete qui sulla mia destra è il parco container del porto di Mombasa. Adesso stiamo entrando nell'aeroporto di Mombasa. Adesso dovrò spegnere la telecamera perché c'è un posto di blocco all'entrata dell'aeroporto che non si può filmare. Fa pagare sta roba. Jumbo, may I have a coffee with some milk? Yes, that's it. Any snack? Nothing, just that for the moment. Maybe. Alright. How much is it? 200 shillings. 400. Yes, sir. How many sugars? No, no sugar, no sugar. Just milk. You have milk now already. Yeah, everything is. Do you have anything to mix like? Oh, yeah. Yeah, thank you. You're welcome. Cazzo che caldo che è. 400 scellini keniani che sono 3 dollari per un caffè bollentissimo e cattivissimo. Mamma mia che fetenzia. Diciamo che mi sono pagato il diritto di stare seduto qui all'unico bar dell'aeroporto di Mombasa.
I'm going with Ethiopian Airlines, Addis Ababa. Addis Ababa. Is check-in open? The Ethiopian? You don't know. This is Cloud9. I think it's for the. Jumbo da 50. Is this Ethiopian economy? Yeah, economy, yeah. Just jump. Can you hold on until we log in? Hold on. Okay. No problem, just hold on. E giù da ladro. Ho passato immigration, sono già ai gate. Questo è la zona di imbarco dell'aeroporto Moi di Mombasa. I'm okay. A un certo punto ho dovuto smettere di filmare perché è arrivata una guardia di sicurezza che mi ha detto che è severamente vietato filmare in aeroporto. È la prima volta che mi succede una cosa di questo genere, però ogni paese evidentemente ha le sue leggi. Well. Welcome on board. Thank you. One moment, sorry. Yeah.
12, no, sorry, it's L. Here? L, 12L. Window. Window, yeah. We appreciate your complete attention during this safety demonstration. We will serve lunch as well as drinks after takeoff. Ladies and gentlemen, since it's a short sector, duty-free items will be available upon your request. We wish you a pleasant flight. Thank you. ወይም ከፊት ለፊቱ ከሚገኘው ወንበር ስር ያስቀምጡት። ሻንጣዎች በመተላለፊያ መንገድ ወይንም በመውጫ በሮች አካባቢ አለማስቀመጡን ያረጋግጡ። Carefully store your hand baggage in the overhead compartment or under the seat in front of you. Bags must not be placed on the aisles or next to an exit. በየወንበሮቻችሁ ላይ ያለውን ቀን Il primo volo tra Mombasa e Addis Abeba dura più o meno 2 ore. Ad Addis Abeba c'è uno scalo di oltre 8 ore e dopodiché c'è il secondo volo da Addis Abeba e Bangkok che dura 9 ore. Il tempo di attesa tra un volo e l'altro supera le 8 ore, la compagnia aerea è obbligata a darti una stanza di hotel. Infatti ho una prenotazione per l'hotel Jupiter che sta a circa un quarto d'ora di macchina dall'aeroporto.
me. Spezzatino con dei fagioli neri, carote e del riso con verdure di accompagnamento, piuttosto buono. Abbastanza migliorato la qualità del cibo sull'Ethiopian Airlines. Carne molto tenera, che non ha sapori strani di spezie, cosa di cui gli sono estremamente grato. Proviamo il riso. A parte le verdure che sono crude, anche il riso non è male. Provo a mescolare un po' carne con il riso e vedere se gli ingredienti si compenetrano. Devo dire è piuttosto buono. Thank you so much. Do you have a Coke Light? Or zero? Whatever. Thank you very much. You need some water? Sorry? No, thank you. No, thank you. Un paninetto con del burro e un formaggino. Male. Il pane non è un granché, però è meno peggio di quanto pensassi.
fine come side c'è questa insalata di ceci e fagioli. Non granché. Sia i fagioli che i ceci sono molto duri. Anche il condimento non è che mi piaccia troppo. Ci hanno messo della senape secondo me, che odio. Infine ci sono gli biscotti Moon alla vaniglia. Buoni questi, hanno un buon sapore di burro. Io ho volato molte volte sull'Etiopia e devo dire che questo pasto è il migliore che ho avuto finora. C'è uno davanti a me che ha pensato bene di smaltarsi le unghie in aereo e l'odore dello smalto mi sta andando alla testa. La discesa purtroppo è piuttosto turbolenta. Siamo felicemente atterrati all'aeroporto di Addis Abeba Bole e adesso ci stiamo avviando verso il gate. Vai.
Jupiter. Thank you. Jupiter Kazantzakis. Sono rimasto molto piacevolmente sorpreso da quanto è moderna e pulita, almeno questa zona intorno all'aeroporto di Addis Abeba. Peccato per la pioggia però. Eccoci arrivati all'hotel Jupiter Kazantzakis di Addis Abeba. Vediamo com'è. Questa famiglia di arabi davanti a me vuole essere alloggiata in una unica stanza comunitaria dove possono stare tutti quanti insieme, invece di essere alloggiati in più stanze dove dovrebbero stare separatamente. Speriamo siano riusciti a trovare un accomodamento. Arbica che cazzo. The same. No, I got nothing to do, I don't know them, no. See? Name and signature. Just name? Yes, just name. I will fill other one. Wait. Yes, and signature. Fill it. Passport you keep? No, I'll give you. Oh. After 2 minutes. I can go directly for to lunch? No, you go to room. I go to room? Yes. And take your bag. And put it. No, no need, I can take my bags. I don't need you to take them, just 211. You remember 211? Cheaper. 211. 211. The cheap side direction, like Yeah. ATM inside. Okay. Second floor, no? Second floor. Thank you. Also, you can straight lunch. You can. Okay, I just go one moment to my room, if you don't mind. Così in prima battuta l'hotel Jupiter Kazantzakis non mi sembra proprio un granché. Spero di ricredermi. Tutto qui sa decisamente di vecchio, anche se non si può dire che sia sporco. Jumbo? Inclusi con l'alloggiamento sono sia il pranzo che la cena e in questo momento sto andando a pranzare. Hello? I've got a voucher for a meal. Have a seat. Thank you.
quello che è previsto è un unico piatto più una bevanda. Io ho scelto un... Excuse me, the stir fry beef you have Yeah. with If you want rice or with rice, yeah, with rice. do you want drink? Bottle of water. Only water. Okay. Vediamo come com'è questo stir fry di beef. C'è un bell'osso dentro che non riesco. Ha tutto un sapore molto arborizzato. Carne gomosissima, però un buon sapore. Credo che abbiano messo il cumino nel riso. Carne ha un buon sapore, però è gommosa da far paura. Le verdure sono ben cotte. Il riso hanno messo qualcosa dentro che ha un sapore che non mi piace. Il sapore è ottimo. Allora anche il pane fa veramente cagare. La stanza ha un certo odore di umido, però è pulito. E questo è il bagno. Ho un bel box doccia. Vabbè, non è male. Adesso invece c'è la cena. Questa volta ho deciso di ordinare un piatto di penne al sugo di pomodoro e una bottiglia d'acqua minerale frizzante. Thank you very much. Questa è acqua minerale gasata Ambo. Molto buona, però servita calda. Comunque questo Hotel Jupiter è un hotel di merda, cioè dicono che è un hotel 4 stelle, ma ci vuole un bel coraggio. Cioè se le danno proprio come i generali, le stelle come i generali sudamericani questi.
di Hotel Jupiter di Addis Abeba, da evitare, un hotel vecchio che sa di muffa, che avrebbe davvero un grosso bisogno di un refurbishment. Quindi vediamo ora come sono queste penne al pomodoro. Esattamente sono come quelle che ci preparavano le suorine in prima media dai salesiani, prima che la mensa fosse affidata alla Gemeaz, migliorandola notevolmente. Sono le penne che mangeresti in una pessima mensa neanche aziendale, forse carceraria. Il sugo ancora, ma le penne sono scotte, colla praticamente. Guarda, cerco di farle su con la forchetta e si frantumano. Vediamo com'è il dinner roll. Ti rimane praticamente in gola. È ora adesso di rientrare in aeroporto. Che buone brioscine, ine. Questi credo che siano pellegrini che arrivano dalla Mecca, tornano o vanno alla Mecca. Ed emanano anche un discreto odore d'ascella. Ecco qui un altro gruppetto. Queste invece sono suorine cattoliche. Bisogna dire che rispetto alle prime volte in cui io venivo in questo aeroporto, che penso sia il più grosso hub dell'Africa, è migliorato tantissimo. Hanno introdotto un sacco di ristoranti, negozi. Mi ricordo che la prima volta che
sono atterrato in questo aeroporto, c'era praticamente un solo bagno in tutto il terminal. Dovevi fare delle file di ore per andare a pisciare. Guarda qua che bel negozio di vini e liquori. Che bello. Champagne, beer. Just looking, eh? Beh, hanno fatto un bel aeroporto qua, un aeroporto confacente a una linea aerea importante come l'Ethiopian Airlines. Non c'è confronto con gli aeroporti del Kenya. Sono una vera porcheria. Ho visto che il mio volo parte dal gate B1 che sta, credo, sulla destra. Tantissimi bei negozi penso di bigiotteria, di souvenir, pietre semipreziose. Insomma, questo è un aeroporto che non sfigurerebbe in Europa o nel sud-est asiatico o in Estremo Oriente. Che bravi etiopini. Una delle cose che amo di più di questo aeroporto è la varietà dei tipi umani che trovi qui. Trovi i costumi etnici più variegati. Qui trovi veramente gente di tutte, ma proprio tutte le razze e culture. Delle volte capita di trovarsi davanti a qualche esemplare molto molto interessante, anche se qui non è che ne vedo. Tipo questo già non è male, un vero e proprio Abdullah. Guarda qua London Café, guarda che varietà di pizze e croissant, donuts, hello, just nice salads, ready-made dishes. Good evening. Pizza Hut. C'era Burger King, ci sono tutte le catene dei fast food internazionali e l'offerta dolciaria dell'aeroporto internazionale di Addis Abeba è notevole. Questi sono i luoghi della preghiera islamica.
Temo di aver lasciato una piccola batteria della mia Osmo Pocket 3 all'interno della valigia, quindi temo che me l'abbiano aperta per togliere, spero che si siano limitate solo a quella, non abbiano razziato, non abbiano fatto razzie, anche se non è che avessi cose particolarmente interessanti dentro e di valore. Speriamo in bene. Io vorrei far vedere i negozi, però appena mi avvicino esce qualcuno a rompere i coglioni. Questi sono articoli in cuoio. Questo è il negozio di tecnologia. Io mi avvio verso il B1, che credo che sia il gate, però voglio una conferma. (11:30) proceed to B1, quindi stiamo scendendo adesso al piano più basso. Purtroppo non sono riuscito a dormire in hotel, però forse è una cosa positiva perché magari riesco a dormire in aereo. In qualunque posto c'è, qualunque angolo dell'aeroporto trovi un bar, un ristorante, un convenience store. Qui vendono il caffè, il famoso bunna etiope. Credo che il caffè è originato proprio in Etiopia, poi si è diffuso in tutto il resto del mondo. Borse di tela. Mamma mia che folla. Speriamo bene. E qua c'è un'umanità variopinta, pittoresca e variegata. Non so se prendere un caffè, che poi magari non dormo, però qualcosa. You have to be an athlete to access. What do you sell here? Coffee, cappuccino, food also stays, sandwich, croissant is everything. Let me see the menu. Cappuccino $6. Alla faccia del cavolo cappuccio. Su prezzi di New York.
Ah, adesso sto provando una birra locale etiope che si chiama Abesha Cold Gold. Guarda che bellissimo colore questa, ambrato proprio. Deve essere anche piuttosto forte, non so. Un 5%. Siamo rimasti quasi un'ora fermi sull'autobus che dal terminal porta all'aereo e fortunatamente io sono stato uno dei primi a entrare e ho trovato un posto a sedere, ma la maggior parte delle persone hanno aspettato in piedi, quindi non un granché. 28C. Oh, porco Diaz. Che te. Fanculo. Excuse me, I have 28C. Sempre trovi qualcuno che ti occupa il posto. La gente non va al suo posto. የእጅ ሻንጣችሁን ከላይ በሚገኘው የዕቃ ማስቀመጫ ውስጥ ወይም ከፊት ለፊቶ ከሚገኘው ወንበር ስር ያስቀምጡት። ሻንጣዎች በመጠቦች ይፈሱ። በዚህ አውሮፕላን ቦይንግ 787 ውስጥ ለአደጋ ጊዜ መውጫ የሚያገለግሉ Water, just water. Thank you. La carne ancora poteva andare, ma il riso e l'insalata di pasta che accompagnavano la carne erano assolutamente immangiabili. Il riso era un monoblocco duro che ti rimaneva in gola e la pasta era un ammasso di colla, senza sale, senza sapore, orripilante. Per fortuna hanno riproposto i biscotti Moon, gli stessi che c'erano sul primo volo.
የአየር በረራ አገልግሎት ማስተናገዳችን ምኞታችን መሆኑን ገልጻለን። እንሰናበታችኋለን። ከኖትራኑ ለመውረድ 15 መንገደኞቻችን ሌሎች መንገደኞች ወርዶ እስኪጨርሱ ድረስ Go. Okay. Ecco che siamo atterrati a Bangkok finalmente, dopo un volo di 9 ore circa. Adesso devo cercare prima di tutto un posto dove mi danno il tagliando per il vaccino contro la febbre gialla. Adesso prendiamo il Etiopia numero 20. Qui vediamo se riusciamo a recuperare il bagaglio. Anche la valigia l'ho recuperata, quindi devo solo cambiare i soldi e prendere un taxi. Oh, finalmente sono fuori, ci posso credere, che meraviglia. Sia lodato il Signore. Adesso scendo al primo piano, vedo se riesco a trovare un taxi. Second floor, I go to first floor where you find the public taxis, which are a lot cheaper than a limo that you find in the upper floors. And here I think we should have the taxis.
Here you have is another, you have all this qui ci sono tutti i chioschetti dove comprare le SIM card, più i vari servizi taxi che vengono offerti a chi arriva